Benvenuti a Back to the Past. Oggi il canale prende una piega un po' più particolare rispetto al solito. Infatti, invece di parlarvi del passato prossimo, come ho sempre fatto, cercherò di parlarvi di un passato un po' più remoto che spesso non interessa molti. Il mio intento è quello di farvi fare un viaggio multimediale all'interno della storia della mia città, Palermo. Vorrei che questi viaggi multimediali diventassero sempre più frequenti e vorrei poterli riuscire a fare sia in Sicilia ma anche in Italia e perché no, anche nel resto del mondo. Palermo, come molti sanno, è il capoluogo della Sicilia. Oltre ad essere un centro turistico molto importante, anche grazie al mare e ai paesaggi, Palermo ha una grandissima storia che copre un arco temporale veramente vasto e soprattutto possiede una grandissima varietà culturale dovuta anche alle dominazioni che si sono succedute nel corso dei secoli. La storia di Palermo inizia in un periodo addirittura precedente a quello che gli studiosi definiscono storico, quindi se noi vogliamo andare avanti in questo viaggio multimediale che può essere fatto attraverso le cose che effettivamente possiamo vedere a Palermo, dobbiamo parlare di un periodo che va dall'epigravettiano al mesolitico, ovvero più o meno dai 20.000 anni a.C. agli 8.000 anni a.C. Perché? Perché attorno a questo periodo che si datano più o meno i cosiddetti graffiti della grotta della Daura. La grotta della Daura in realtà è un complesso di grotte situate appunto alla località Daura a Palermo, ma che racchiude comunque un vario complesso di grotte che si trovano anche a Monte Pellegrino. In particolare nella grotta della Daura è stato ritrovato attraverso una casualità di guerra, appunto nella seconda guerra mondiale, è stato ritrovato un graffito, anzi più graffiti, che raffigurano un unicum a livello mondiale, ovvero non sono presenti questi graffiti in nessuna parte del mondo, soprattutto a causa del loro dettaglio anatomico, del fatto che le figure sono vestite e anche e soprattutto al tema del graffito. Infatti si è tanto parlato, si è tanto discusso di questo graffito e su cosa questo può significare. Una prima ipotesi è quella di una danza di acrobati attraverso un rituale particolare con due giovani al centro, probabilmente un rito di passaggio di età. Un'altra ipotesi molto più violenta, molto più cruenta, è quella che riguarda invece due giovani, due esseri umani incaprettati, ovvero appunto legati per il collo e per le caviglie in una posizione diciamo curvata, in cui appunto una volta che la gamba non è più in grado di essere arcuata verso la testa, si solleva e quindi va a autoinfliggersi questa punizione mortale. Diciamo un'ipotesi molto cruenta, ma che potrebbe rientrare appunto tra l'immaginario che voleva essere creato in questo tipo di graffito. Ovviamente i resti che sono stati trovati sono resti ossei, sono utensili che sono tuttora conservati al Museo Archeologico di Palermo e che datano l'esistenza di questo insediamento panormitano dal Paleolitico fino appunto a età più tarda. Per quanto riguarda il cosiddetto periodo storico, diciamo che siamo a conoscenza di popoli che migrano e risiedono in Sicilia. Tra questi abbiamo per esempio i Sicani, i Siculi e gli Elimi. Di questi popoli ce ne parlano diversi storici, tra cui per esempio Tucidide. Tucidide è uno storico greco che ci parla di un'arcaiologia della Sicilia, ovvero di un'origine della storia della Sicilia nel suo excursus storico. In particolare a queste popolazioni il territorio di Palermo doveva presentarsi più o meno così. Come vedete, Palermo era lambito da ben 4 fiumi, che sono il fiume Oreto, il fiume Papireto, il fiume Chemonia
e il fiume chiamato in età romana Flumen Galli. Come potete notare, questa conformazione è particolare perché nel Chemonia confluivano anche acque marine che contribuivano in maggiore quantità a deformare il territorio verso quel fiume. Infatti abbiamo questo sperone di roccia, questo sperone di territorio lambito da questi due fiumi, da queste insenature molto profonde che facevano di Palermo una città ricca di acque che alle spalle aveva appunto dei monti che la proteggevano sia in senso climatico che in senso difensivo. È proprio la conformazione territoriale circondata da acque di Palermo che la rendono un'attrattiva per i veri e propri fondatori della città, ovvero i Fenici, che la fondano circa nell'VIII secolo a.C. Inizialmente si instaurano in un primo nucleo abitativo che verrà chiamato poi successivamente Paleapoli, ovvero la vecchia città. Successivamente costruiranno anche parte dell'abitato più verso il Porto Vecchio, verso la Cala, e la chiameranno appunto Neapoli, nuova città. In realtà la città avrà anche delle cinte murarie successivamente che stabiliranno i confini veri e propri di questa, che saranno la Cala, ovvero il Porto Vecchio, l'attuale Piazza Indipendenza, l'attuale Via Papireto e l'attuale Corso Alberto Amedeo, che appunto correranno lungo quelli che erano i confini naturali stabiliti dal Chemonia e dal Papireto. Sappiamo inoltre che oltre a Piazza Indipendenza si stabilirà la necropoli, quello che è il vero e proprio cimitero dei Fenicio-Punici e che comprendeva circa Corso Calatafimi, via Cuba, Corso Pisani e via Cappuccini e via Pindemonte. Ora, questa necropoli è attualmente visitabile e si trova accanto alla caserma Tucori, o almeno parte di essa è stata scavata e contiene almeno 78 tombe di diversi tipi funerari. Infatti noi dobbiamo sapere che quando si seppelliva un morto si faceva in due metodi principalmente. Uno era l'inumazione, quello che utilizziamo noi tuttora, ovvero quella di seppellire il morto o in un sarcofago o in un'urna funeraria o in una tomba a camera per i più ricchi. Mentre l'altra modalità era appunto l'incinerazione, ovvero la cremazione del corpo, che poteva essere fatta in loco scavando una fossa adibita su cui appunto si bruciava il morto e poi si ricopriva, oppure veniva cremato il corpo e i resti, le ceneri, venivano messe in un'urna e poi seppelliti. Attraverso la necropoli noi riusciamo, attraverso i corredi, attraverso tutto ciò che noi ritroviamo all'interno delle tombe, riusciamo a capire più o meno come si svolgeva la vita ai tempi dei Fenicio-Punici e addirittura sappiamo come doveva essere la vegetazione di Palermo. Infatti dovete trasformare il territorio ora affollato da strade e case di Palermo in un territorio pieno di querce e mandorli e pieno di acqua soprattutto, molto fertile. Inoltre il materiale ritrovato ci conferma la natura strettamente commerciale di Palermo, poiché ritroviamo prodotti etruschi e prodotti greci. Quest'ultimi ci segnalano anche una compresenza di una minoranza di popolazione greca in un territorio strettamente fenicio. Per quanto riguarda le mura, è possibile ancora vederle perché sono rimaste dei residui delle sopravvivenze, tanto erano poderose, tanto erano utili ai fini della difesa in determinati punti della città, come appunto Corso Alberto Amedeo, come la via Papireto, via del Bastione, ma anche e soprattutto sotto le sale del Duca Montalto del Palazzo di Normanni.